microbiota praticamente nasale diventa importante nello studio del microbiota polmonare, ma ancora di più oggi si è andati avanti nello studio del rapporto del microbiota polmonare con il microbiota intestinale. Soprattutto si stanno ricercando, soprattutto un team di autori e ricercatori australiani, di trovare quei pathway, cioè quei sentieri, quelle vie attraverso cui il microbiota intestinale comunica con il microbiota polmonare e quale importanza possa avere nel ruolo preventivo e possibilmente anche terapeutico delle affezioni polmonari, la conoscenza e l'approfondimento delle interazioni fra il microbiota intestinale e quello polmonare. Noi abbiamo visto che possiamo studiare il microbiota polmonare andando a studiare il microbiota nasale proprio nelle parti delle zone coanali, e lì praticamente noi andiamo a studiare questo microbiota polmonare. Ma quello che salta all'attenzione di questi studi è che oggi sappiamo che i polmoni, una volta immaginati come degli organi parenchimatosi completamente sterili, invece sono colonizzati da specie batteriche. Però la grande attenzione è stata rivolta sia a livello intestinale sia a livello polmonare solo sulle specie batteriche. In particolar modo gli studi hanno interessato i bifidobacteri e lactobacilli, ma oggi i nuovi ricercatori si stanno orientando verso l'azione di modulazione delle informazioni e del benessere e nel contrastare determinate malattie come lo streptococco, pneumonia, eccetera, praticamente da parte di protozoi, funghi e virus, cioè quegli altri microrganismi che sono presenti all'interno del microbiota intestinale e possono, modulare risposte a distanza infiammatorie, immunomodulanti e soprattutto in rapporto all'evoluzione, allo sviluppo di determinate specie batteriche come responsabili di affezioni, praticamente specie batteriche come le Neisserie, come la Velloinella o come l'Haemophilus, soprattutto nel determinare la Velloinella, l'Haemophilus e la Neisseria, nel determinare quelle malattie polmonari che hanno un'importanza. Inoltre sembra essere praticamente nelle malattie respiratorie alterato il microbiota polmonare. Molto si è fatto e si è visto eseguendo il trapianto di microflora batterica intestinale con materiale fecale, ma si è visto che però a livello delle affezioni polmonari questo aveva una scarsa efficacia. Il problema, torniamo sempre a ripetere, è legato al fatto che si è data troppa importanza o quasi esclusiva importanza ai bifidobatteri e ai lattobacilli. Oggi invece si vuole andare ad analizzare anche i protozoi, i funghi e i virus nella loro corresponsabilità o forse nell'azione modulante su quelli che sono le componenti sull'insorgere delle malattie, soprattutto a livello praticamente respiratorio, e sappiamo che l'intestino comunica mediante queste vie di comunicazioni che vengono ad essere messe in campo sia da quella che sono degli acidi grassi a catena corta, sia vengono praticamente da componenti proteoglicani, da dei proteoglicani che vengono liberati dai batteri intestinali nel circolo e raggiungono le aree polmonari andando a modulare come dei segnali il microbiota polmonare. Quindi capiamo bene come questo microbiota polmonare sia influenzato da questi siti lontani, remoti come quelli intestinali, e come le affezioni polmonari possono essere condizionate da queste modulazioni, da queste informazioni che arrivano dal microbiota intestinale, e come questo microbiota intestinale debba essere analizzato non soltanto nelle componenti batteriche, lactobacilli e bifidobatteri, ma anche nei microorganismi che sono i protozoi, i funghi e i virus. E qui capiamo bene l'importanza di un notevole effetto preventivo su tutta la flora eterofermentante, in particolar modo su quella praticamente fungina dei miceti,
che possono espletare un'azione praticamente fortemente tossica sia sulla flora intestinale sia praticamente a distanza, perché sappiamo e lo ripetiamo che i funghi, i miceti o lieviti liberano che cosa? Liberano praticamente, oltre l'alcol etilico nella loro fermentazione alcolica idrofermentante, vanno a liberare le aflatossine, che sono dei veri e propri veleni per il nostro organismo, a partire dal fegato, ma anche con organi bersagli appunto come i polmoni. Quindi il microbiota polmonare viene ampiamente studiato e soprattutto vengono studiate le influenze di questo il microbiota intestinale, e vengono studiate le vie attraverso cui l'intestino modula l'informazione e mette l'informazione sul microbiota polmonare. Queste vie, abbiamo detto, sono dai proteoglicani come dagli acidi grassi a catena corta, ma c'è proprio anche un'azione diretta immunomodulata, cellulo-mediata, che può determinare degli effetti praticamente importanti sul microbiota polmonare, esponendo i polmoni alle affezioni polmonari, e non solo le affezioni polmonari di carattere infattivo che interessano, diciamo, in particolar modo dei batteri come la Neisseria, la Veillonella e l'Haemophilus, ma soprattutto anche la componente dell'asma, le reazioni allergiche, in cui la componente batterica è ridotta e molto più significativa e importante invece la componente cellulare immunitaria. Quindi il campo si amplia notevolmente, ma quello che deve essere acquisito da chi ci sta ascoltando è che esiste un microbiota polmonare che viene fortemente influenzato dal microbiota intestinale, e che questo microbiota intestinale esplica un'azione positiva o negativa sulle affezioni polmonari, quindi positiva preventiva o negativa aumentando la virulenza delle affezioni polmonari, ma anche nelle affezioni asmatiche e allergiche a livello polmonare. E soprattutto quello che è importante è che noi dobbiamo indagare ancora meglio questo microbiota intestinale nella sua componente di microorganismi rappresentata da lieviti o funghi, come li vogliamo chiamare, protozoi e virus. Quindi si amplia notevolmente il campo di applicazione e capiamo quanto sia importante tenere per la nostra salute e per evitare appunto le affezioni polmonari e gastrointestinali una forte attenzione al nostro microbiota umano e in particolar modo al microbiota intestinale. Spero di aver contribuito così praticamente a focalizzare l'attenzione su un problema che è oggetto di grande studio, che interessa tutti i ricercatori del mondo, in quanto una delle cose migliori che si può fare in campo medico non è tanto curare le malattie, ma quanto riuscire a prevenire l'insorgere delle malattie, che molte volte sono legate proprio all'incapacità dei nostri amici batteri di impedire, di contrastare lo svilupparsi e il ridurre almeno gli effetti negativi di forme di microorganismi quali, lo ripeto, funghi o miceti, protozoi, quindi i famosi vermi o elminti, e poi abbiamo i virus. Grazie ancora e grazie.